excellence on your journey. Extra Sport, Kumho Tire. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui all'editoriale di lunedì 23 giugno del 2025. Buona settimana a tutti, buon lunedì qui dalla radio. Ci ritroviamo come al solito per fare il punto della situazione all'inizio della settimana con l'editoriale. Poi insomma vi ricordo come al solito obbligo di riscatto che va avanti per tutta l'estate fino alla fine del mercato, ogni santo giorno intorno alle ore 10 e poi come sempre durante la settimana ci ritroviamo alle 13 e alle 16 in diretta dallo studio. Grazie a tutti quelli che sono stati qui con noi. Devo ringraziare soprattutto chi magari si è iscritto. Siamo arrivati a una settimana dalla fine del mese, 1000 nuovi iscritti, credo che non li faremo mai. Mi dispiace un po', ci speravo, tanto lo sapete, insomma, è anche un modo per stare tra di noi l'editoriale, quindi un pochino mi è dispiaciuto non essere riuscito ad arrivare a 50.000 entro questo mese. Insomma, comunque se volete iscrivervi e provare a fare questo recupero disperato, grazie, è difficile, ma è veramente difficile, ma comunque grazie a tutti quelli che comunque l'hanno fatto in questi giorni. Chi ha fatto l'upgrade perché sa che tra una settimana l'abbonamento di Level 1 da 0,99 evapora. So che qualcuno magari ha storto un po' il naso per l'upgrade o comunque l'aumento del prezzo dell'abbonamento, però ragazzi, dopo 4 anni insomma, questa baracca qui resta in piedi con voi. Grazie alle vostre view, grazie ai vostri abbonamenti, che dobbiamo in parte ritoccare di qualche euro, di un paio di euro, non di più, però ci permette questo di andare avanti, di migliorare il prodotto, lo vedrete già da settembre, insomma, quindi grazie a tutti quelli che comunque hanno fatto l'upgrade da level 1 a squadre di livello 1. Se non l'avete fatto, fatelo perché, come detto, è vitale per noi. E quindi per tenere aperto un canale diverso, magari non giusto o sbagliato, ma diverso sul Milan, è vitale. Oggi parto con una questione diversa sull'editoriale. Non parto col calcio giocato, magari qualcuno di voi anche qui storcerà il naso, ma lo stadio magari qualcuno altro di voi ha capito quanto può essere centrale, deve essere centrale per questa società e in parte ne segna il destino sia presente che futuro. Quindi, insomma, siccome c'è una novità pesante per quanto riguarda lo stadio, o meglio, più novità, mi sembrava giusto partire da qui, proprio perché segna anche il prossimo futuro. Poi parleremo di mercato nella parte qua, numero 2, e nella numero 3 più o meno anche. E quindi torniamo un po' al calcio giocato. Però ai primi 3-4 minuti di questo editoriale è giusto per me dedicare la questione stadio, non tanto perché sia noioso farlo, e magari mi rendo conto che possa essere così, ma perché è centrale anche per una questione di possibile cessione futura della società. E quindi mi sembra giusto affrontare la questione. Qualcuno di voi ci aveva chiesto a metà della scorsa settimana se c'erano novità al lato stadio, avevamo pronunciato che sì, ci sarebbero state questa settimana. Qualcosa è già venuto fuori ieri, verrà fuori oggi, verrà fuori nei prossimi giorni, soprattutto perché San Siro mai come in questo momento è a rischio. Il nuovo San Siro, ovviamente, non il vecchio San Siro, ma il progetto del nuovo San Siro lo è stato condiviso tra Milan e Inter. Questo perché? Perché una parte dei comitati, rappresentati da una legale molto importante, hanno già depositato l'istanza. Nel mentre è andata via la fotocamera, scusate che la riprendo. Allora, rieccomi, scusate l'interruzione, ma non la voglio far troppo lunga, anche perché, come detto, c'è il mercato e non voglio entrare in tecnicismi che, insomma, possono anche annoiare. È giusto trattare, come abbiamo trattato la questione stadio, con puntualità, ma senza diventare noiosi, boriosi e soprattutto molto tecnici. Cercare di raccontare la verità per com'è in questo momento. Così come avevamo raccontato a settembre-ottobre che su San Donato c'era un rallentamento, poi avevamo raccontato a dicembre che il rallentamento era diventato chiusura, dopodiché è diventato congelamento della questione San Donato, avevamo raccontato del fatto che le due proprietà si erano iniziate a parlare molto di più rispetto al passato, con Octree, da quando Octree è diventata proprietaria dell'Inter scotendo il pegno, insomma, eccetera, 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 eccetera. Allora, in questo momento l'ipotesi sul tavolo è San Siro con l'Inter. Problema. È stata ripudiata un'istanza dopo aver fatto un diretto accesso agli atti in Comune di Milano, perché sembra che possa essere dimostrabile che il vincolo in essere su San Siro è in pratica già aperto, già in essere.
Questo perché? Perché parte delle costruzioni del secondo anello, che invece sarebbero oggetto di vincolo da novembre prossimo, erano già costruite e in uso già intorno al marzo di 75 anni fa, quando insomma il vincolo poi, dopo 75 anni, consente di non toccare le strutture. In sostanza, siccome tutto quello che dobbiamo farlo entro il mese di luglio, cioè Rogito e quant'altro per le due società che comprano San Siro e l'area. Ma se c'è il vincolo, ovviamente la questione salta. In questo momento il vincolo non c'è, entrerebbe il vincolo a novembre 2025, ma questa istanza dimostrerebbe che il vincolo in realtà è già in essere da questo marzo e quindi la questione, capite bene che cambia tutto. Insomma, se San Siro non si può toccare, crolla un po' il castello costruito su il nuovo San Siro e tutto quanto. Quindi senza entrare in grossi tecnicismi, questo è. Poi, ovvio, c'è la possibilità che i giudici amministrativi non accolgano l'istanza, ma comunque può essere impugnata e portare in là la questione, insomma. Però la questione non sono due chiacchiere, è centrale ed è abbastanza articolata, quindi San Siro vivrà giorni importanti e molto caldi in questo mese di luglio, che potrebbe vedere o che l'istanza va ad ama e quindi blocca tutto, oppure l'istanza può essere rigettata, poi impugnata, ma nel mentre le società devono decidere di fare il rogito perché altrimenti diventa tardi. Insomma, in tutto questo c'è la questione San Donato. San Donato da solo il Milan non lo fa, per essere chiari. Anche qui, senza entrare in utili tecnicismi, è una questione puramente economica. Quindi San Donato, se si fa, è in condivisione con l'Inter. Inter che non era dell'idea di andare a San Donato, era dell'idea di restare a San Siro con il Milan, potrebbe a quel punto, escludendo le opzioni di San Siro, tornare a considerare San Donato, perché è l'unica ipotesi rimasta, anche perché la proprietà dell'Inter non ha diciamo così, un orizzonte temporale lunghissimo per cercare di sistemare e poi nel caso lasciare, e quindi deve trovare anche una soluzione che possa andare bene, e San Donato a quel punto si, diciamo così, scongelerebbe e darebbe la possibilità a entrambi di trovare un punto di unione per uno stadio condiviso a San Donato. So perfettamente che la maggior parte dei tifosi del Milan non vede di buon occhio questa soluzione, perché vedrebbe invece di buon occhio San Donato da soli, però bisogna essere molto realisti, è molto complicato che il Milan da solo faccia lo stadio in questo momento a San Donato. E quindi se c'è la possibilità di condividerlo con l'Inter, e questo può portare nel caso a una cessione, a un miglioramento di tutto quella che è la nostra situazione, bisogna prenderlo in considerazione. Nessuno fa il tifo per niente, bisogna stare sulla notizia. Questo è in questo momento la questione stadio. Ora, torniamo un secondo invece alla più strettissima attualità, che è infatti di una società che ha comunque dei paletti economici importanti, che magari nel corso del prossimo futuro, tra stadio e cambio di proprietà, potrebbe cambiare. Ma al momento questo è l'obiettivo numero uno, che è ovviamente Granit Xhaka, vive ad esempio di queste situazioni. Granit Xhaka che va per i 33 anni tra poche settimane, se non ricordo male a settembre o giù di lì, è un giocatore molto importante, che piace molto a Iglitare, piace a Massimiliano Allegri. Ho fatto questa distinzione perché così mi è stato detto, quindi è giusto che ve la riporti. È un giocatore che piace a Massimiliano Allegri e piace molto al direttore sportivo del Milan. Questione comunque di sfumature. Alla parte tecnica della dirigenza barra società piace. E quindi mi sembra anche giusto andarlo a prendere se questo giocatore viene ritenuto centrale per il Milan del prossimo futuro. Mi sembra doveroso mettersi in testa di prenderlo, anche se non è rivendibile tra 2 anni facendoci della plusvalenza, non è come ad esempio Tijani Reinders che sai che a 28 anni dopo un determinato tipo, io non mi ricordo se l'ho detto, credo di sì, però insomma, lo mettiamo nella terza parte, dai, lo mettiamo nella terza parte, la questione di Gianni Reinders, magari qualcuno se l'è persa. Però insomma su Granit Xhaka questo è. È ovvio che se ti metti in testa di aumentare la richiesta economica, o meglio l'offerta economica al giocatore rispetto a quella del Leverkusen, mi immagino dal punto di vista puramente logico che hai in testa di migliorare quella che è la bozza di offerta, perché ancora di offerta non si è parlato,
di una decina di milioni per il giocatore, anche perché il Leverkusen ha bisogno, tra virgolette, di 15 milioni per non andare in minusvalenza. E quindi penso che si è entrati tutti nell'ottica di idee che saranno milioni che magari non rientreranno mai da una cessione di un giocatore, ma possono rientrare dal punto di vista sportivo, perché se tu migliori la qualità della squadra, la squadra va in Champions League, la Champions League ti porta i milioni, non è come in questo momento che tutto si è deprezzato. Non so se avete visto anche qualche tabella di transfer market che lascia ovviamente un po' il tempo che trova, ma è un po' indicatore di quello che è il valore della rosa attuale del Milan, che ovviamente dopo una stagione del genere e con la prossima senza Champions rischia di comunque venire un po' meno il valore della rosa totale. Ma al di là di questo, se la parte tecnica ha individuato in Ciak il giocatore giusto, mi sembra doveroso dargli la possibilità e i mezzi per andarlo a prendere. Perché altrimenti è inutile andare a prendere un direttore sportivo, è inutile andare a prendere un allenatore, se poi, insomma, ci sono diversità di vedute. Siccome in questo momento però non ci sono notizie di diversità di vedute atomiche, mi sembra anche giusto in questo momento coltivare la speranza che la cosa possa andare bene, perché mi sembra doveroso da parte di tutti che se piace il giocatore lo si vada a prendere. Ora, questo è l'obiettivo numero 1. Per quanto riguarda la questione Tijani Reinders, sarò velocissimo. È stata fatta una pura, diciamo così, valutazione economica dell'asset Tijani Reinders. Magari qualcuno non ci crederà, magari qualcuno questa cosa non piacerà, magari non sarà d'accordo, ma insomma, come abbiamo fatto anche nell'ultimo anno, quando le cose possono anche non piacere, ma insomma le verifichiamo e sono così, le dobbiamo dire. Così come abbiamo detto che sui rinnovi di contratti si era corso in maniera clamorosa nel dicembre scorso, anche per tappare la contestazione, e poi, alla luce dei fatti, siamo al 23 giugno. Come è andata? Esattamente come avevamo detto. Così come avevamo detto che c'era una questione perniciosa su Mike Maignan e anche particolarmente non professionale, e puntualmente si è verificata. Così come abbiamo detto la questione di Hernandez, che non c'erano contate, eccetera, anche lì passati per disastrosi, e poi si è puntualmente verificata, così come si è verificata la questione infortuni, tanto per dirne una. Insomma, quando ci sono le cose da dire che non vanno bene è inutile nascondersi, anche perché risolvendole si migliora. Nascondendo la testa sotto la sabbia non si migliora. La questione infortuni è stata gestita per 2 o 3 stagioni mettendo la testa sotto la sabbia, accampando scuse completamente no sense. Morale, siamo dovuti arrivare al terzo, quarto anno per risolvere la situazione, cosa che si poteva magari risolvere subito. Perché se ci sono degli errori, nessuno, diciamo così, crocifigge nessuno. Tutti siamo umani, io sbaglio, la radio sbaglia, noi tutti sbagliamo. Non è dicendo un errore che si fa il male della persona, anzi, magari da un punto di vista esterno si riesce anche a essere un pochino più obiettivi rispetto a chi giustamente la cosa la fa da dentro e porta un pochino l'acqua al suo mulino e giustamente difende anche il proprio operato. Però il Milan non è arrivato ottavo, non ha avuto problemi di infortuni così perché all'improvviso ci sono congiunzioni astrali. Sono stati commessi errori, tanti e gravi, che tra l'altro, per quanto mi riguarda, dovevano anche portare a allontanamento dei dirigenti. Ma questo, siccome non è stato fatto, è inutile che lo continuiamo a ribadire. Però, insomma, questa è sempre stata la mia idea e mi sembra anche giusto dire, confermarla ancora una volta. Ma tornando alla questione di Tijani Reinders, come detto, qualcuno può non piacere, ma è così. Tijani Reinders è arrivato agli anni 26 al Milan, andava ai 28. È stata fatta una valutazione a tavolino, puramente a tavolino, del fatto che un giocatore arrivato ai 28 anni, con una stagione alle spalle da puro exploit di carriera, ovviamente dove ha stappato definitivamente la bottiglia, è arrivato a fare tanti gol, tanti assist, titolare della propria nazionale, molto mediatico. È stata fatta quindi una valutazione proprio puramente a tavolino dell'asset Tijani Reinders. È stato valutato che era il miglior anno possibile per cedere Tijani Reinders. Poi, questo non vuol dire che era necessario vendere Tijani Reinders, ma è stato voluto vendere perché si è ritenuto a tavolino che Reinders è arrivato al top
del proprio, diciamo così, percorso e vendibile al massimo, diciamo così, di quello che era, diciamo così, la sua parabola tecnica. Poi, se questo implica che 57 di parte fissa più i bonus possa essere ritenuta una cifra da top di carriera di Johnny Renders, per me no. Ma questa è una valutazione mia personale, come boss, come di chi insomma ha fatto il prezzo, eccetera. Questa è un'altra questione. Ma Johnny Renders è stato ceduto per una logica, diciamo così, societaria, perché era giusto venderlo in questo momento, come detto, perché era arrivato al clou della sua carriera di cedibilità. Questo è un discorso tremendo, per quanto mi riguarda, perché con la parte sportiva c'entra pochissimo, ma potrebbe anche essere, diciamo così, giustificato se questa cessione concorre a un beneficio tangibile e, diciamo così, molto tangibile di miglioramento e crescimento della rosa del Milan. Siccome siamo davanti comunque a, diciamo così, non un mercato scoppiettante, ma a, ancora una volta, a prendere nel caso quello che potrebbe essere tra 2 o 3 anni Tijani Renders, vedi Avi Guerra, non come giocatore in sé, ma come percorso di crescita tecnico-economico, ecco così, dell'asset Avi Guerra. E dall'altra parte c'è un giocatore fatto e finito come Xhaka, questo ovviamente poi apre tutto un dibattito che è inutile che faccia perché mancano 2 minuti e non ho ancora finito di parlare del trattamento speciale. Non vorrei fare figli e figliastri, per la questione soprattutto legata al... aspetta che alzo la luminosità perché mentre il sole sta tramontando. Non voglio fare figli e figliastri sui rinnovi di contratti. Io dico solo una cosa. Ho visto ieri il collega molto informato, Matteo Moretto, sulla questione del rinnovo di Christian Pulisic, che è andato in congelatore per una volontà del ragazzo di, diciamo così, prendersi un attimo di tempo per pensare se dal punto di vista tecnico il Milan fosse la soluzione migliore e quindi andare al rinnovo. Ho anch'io avuto questa notizia. Onestamente non magari quando era stata fatta, ma è più una questione legata a questa primavera. È lecito, è giusto, non gliene faccio una colpa che un giocatore del Milan possa valutare giustamente la sua carriera a 360 gradi in questo attuale Milan, dopo tra l'altro aver fatto 2 stagioni a tirare la carretta. Quindi nessuno potrà muovere, credo, una punta a Christian Pulisic per come si è comportato in campo. Mi sembra anche giusto che un professionista faccia un discorso del genere, anche perché non è nato con questo addosso, con questo sul petto, non è un tifoso del Milan, cioè non è un professionista che vuole bene alla società dove lavora, ma giustamente vuole anche bene a se stesso e deve giustamente guardarsi intorno. Così come ha fatto Mike Maignan. E da quel punto di vista, sì, figli e figliastri sono stati fatti. Lascio fuori Teo perché credo che Teo sia una questione ancora completamente diversa e mi sembra anche giusto metterla su un altro piano la questione Teo perché tra l'altro rinnovo l'invito a non andare al testa a testa perché ci perdiamo tutti. Sono 10 giorni, 2 settimane che ho iniziato a dirlo e mi sa che dovrò andarlo a dire avanti a dire ancora per molto. Non andiamo al testa a testa, alle ripicche, alle minaccine, per mezzo stampa anche. Non lo facciamo, ci perdiamo tutti. Il Milan in primis, Teo anche. Non voglio neanche farlo lì, forse è neanche giusto farlo col bilancino chi ci perde di più, ma ci perdiamo tutti. Quindi non andiamo al testa a testa, iniziamo a pensare un po' meglio a quello che può essere la prossima stagione, magari rinfoderando, diciamo così, le spade, andando a trattare meglio la questione. Teo può stare ancora un anno, magari pulendo la testa da quello che gli è stato anche fatto nell'ultimo anno, che lui ha fatto, diciamo così, cancellando questo ultimo anno e mezzo e cercando di essere i più professionali tutti possibili,
facendo un anno al massimo e poi salutandoci magari in maniera migliore, penso possa essere la soluzione migliore in questo momento. Altrimenti andiamo al testa a testa e ci perdiamo tutti. Però per Mike, come detto, è inutile fare figli e figliastri. Se a Pulisic giustamente viene riconosciuta la possibilità di fare questo, ed è giusto, Mike peraltro aveva deciso di rinnovare, quindi aveva fatto anche il passo in avanti. Non andiamogli a fare le pulci a Mike per come si è comportato, perché Mike poteva fare esattamente come ha fatto Pulisic. In primavera dire: "No, scusate, aspettate un attimo, aspetto un secondo a rinnovare perché voglio capire realmente cos'è il progetto tecnico del Milan". Mike invece aveva deciso di rinnovare, quindi la questione è pure diversa, quindi non iniziamo a fargli campagna contro, ma questo è un invito che non riguarda voi, non iniziamo ad andare anche qui al testa a testa, iniziamo a comportarci professionalmente tutti. Mike, che voleva rinnovare, adesso lecitamente si è sentito tradito, e mi sembra anche professionale al punto da dire: nel caso gioca il mio meglio questa stagione e anche qui ci si saluta al meglio possibile. Perché non è una questione puramente economica al calcio, è anche una questione tecnica. È di campo, di giocatori e di rapporti, che sono iperfondamentali. E in questo, per chiudere, ci tenevo anche a fare veramente un grandissimo in bocca al lupo a forse il miglior professionista che ha avuto il Milan negli ultimi 5-6 anni, che è Frederic Massara, che avessi io la palla di vetro per far riportare un professionista al Milan domani mattina, probabilmente è proprio lui, perché ho avuto il piacere e anche in parte l'onore di avere un rapporto, spero anche in futuro, col direttore, che mi hanno fatto conoscere un professionista e una persona che al Milan ha fatto tanto e potrebbe fare veramente ancora tanto per come è e per come si è dimostrato in questi anni, anche non al Milan, anche quando era fuori dal Milan. Volendo e facendo anche in parte il bene del Milan, anche quando non era più tesserato del Milan. Io vi devo ringraziare, salutare e ci ritroviamo nel prossimo futuro, ancora una volta per gli editoriali. Grazie ancora e a presto. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.